Buongiorno, dai. Oggi in kayak. Dove siamo? Siamo a Navata Mezzola. Al Lido. Al Lido. E ora mettiamo in acqua il kayak. Abbiamo lasciato uscire i vigili del fuoco, adesso tocca a noi. Pagaiamo. Vediamo di non fare un incidente. No, che perché poi si arrabbia. 2 3. Ma che? 4. Ora andiamo a cercare l'imboccatura del Mera. Questa montagna ha limitato, Un pochino. Però per oggi il divano non c'è. Tutti i cigni. E ora andiamo a cercare l'imboccatura del Mera. Queste sono le montagne, ha nevicato, Però per oggi il divano non c'è. Uno dice, perché vai in kayak? Per questi momenti, guardate che bello, i cigni che ci accompagnano, il lago calmo, senza un alito di vento, la neve sulle montagne e c'è anche il sole. Può solo peggiorare. Ciao Cigno! Stiamo lasciando momentaneamente il lago di Navata Mezzola e stiamo entrando in questo canale che per un tratto costeggia il Mera. Mentre qui, dove sono quei cartelli, passa la prima tappa del cammino di San Colombano, di Anatre qui davanti. Questo è un canale molto tranquillo dove ci ormeggiano anche le barche. Lo risaliamo un pochino, poi torniamo indietro e prendiamo il Mera. Noi abbiamo fatto la ricognizione a piedi del Mera mentre facevamo il cammino di San Colombano, perché avremmo voluto discendere un bel tratto di Mera e in realtà non c'è acqua. Se tentassimo la discesa del Mera, più di metà tragitto dobbiamo farlo col kayak a braccia, per cui abbiamo rinunciato. Questa primavera speravo in più acqua, ma è andata così. Vanno a nascondersi, guardale. Ok, il canale non è tanto interessante, quindi adesso torniamo sulla retta via. Le papere che ci tratteranno male. Ciao papere! Andiamo via, non vi preoccupate, andiamo via. Che belle! Ma che belle! Ed eccoci di nuovo al lago. Siamo sul Mera, c'è il fondo sabbiosissimo, l'unico che stare nel mezzo e ovviamente siamo controverso, controsenso e abbiamo tutto contro. No, meno male non c'è il vento. Non chiamare troppo che se no arriva. Quello lì è il tempio di San Fedelino, che dall'altra parte deve esserci una diramazione del Mera che porta sempre nel lago. Vediamo se al ritorno riusciamo a prenderla, se c'è abbastanza acqua, perché comunque stiamo già toccando sabbia. Vediamo, dai, tempio di San Fedelino e davanti il Mera, le montagne, la Valchiavenna. Anche alla nostra destra le montagne innevate. Qui stiamo costeggiando il tratto delle cave di ghiaia e sabbia. E alla nostra sinistra c'è questa bella parete rocciosa, guardate che bella. La cava dietro le montagne, la pellegrinetta, il nostro kayak. Ci siamo fermati a fare uno spuntino perché a togliere le giacche. Guardate che corrente che c'è, noi la stiamo facendo tutta controcorrente. Avremo due bracci. Due braccioni. Vediamo fin dove riusciamo ad arrivare. Le cave, oggi è lunedì, anche se lunedì di ponte sono in azione, per cui c'è il rumore, c'è anche un po' di diesel nell'aria. C'è diesel nell'aria! Non so se lo vedete, noi in fondo c'è il ponte. Deve essere il ponte nave, però non sono sicuro. Perché mi hai dato la giacca? Torna al sole! E adesso mi sa che ci giriamo. Sì, adesso ci giriamo perché
Sono 4 km che stiamo facendo controcorrente e abbiamo altra strada da fare. Abbiamo invertito la direzione e senza pagaiare 4 km e 3. Stavamo pagaiando contro 4 km e 3 di corrente, adesso è in favore, per cui diamo qualche colpo di pagare per tenere direzione, per evitare gli ostacoli tipo i rami in avio, e torniamo giù verso il lago. Poi dopo faremo tutto il lago di Mezzola, ancora di nuovo il Mera, e usciremo sul lago di Como e ci dirigeremo a Colico, per cui ancora un bel pezzo ci aspetta. È la prima volta che pagaiamo in mezzo alle montagne, però, Cioè, sì, al lago di Como, ma qui siamo su un fiume, siamo sul Mera, in mezzo alle montagne innevate, veramente bello. Allora, noi vogliamo arrivare lì, A San Fedelino. a San Fedelino, lo stiamo facendo praticamente a piedi perché il fondo è così basso che il kayak non si è incagliato come adesso. Mi sa che adesso devi uscire anche tu, tesoro. Adesso va bene, adesso sto uscendo anch'io. Là c'è il kayak, lo abbiamo lasciato improvvisamente là e noi saliamo a San Fedelino. Il tempietto di San Fedelino. Perché è presto, se no mi fermerei a mangiare Ma qui. guarda, sono sicuri che vogliamo... Che vogliamo? che non vogliamo fermarci qui? E che ora è? Sono le 11:30. Il piatto di San Fedelino è aperto. È molto spoglio, però è affrescato. Ci asciughiamo i piedini, eh? Buon appetito! No. E dopo la pausa pranzo torniamo al kayak e cerchiamo di imboccare il canale, quello più piccolino. Dopo la pausa a San Fedelino, è bellissima, adesso siamo ritornati in acqua, Nel canale più piccolo, quello di destra. quindi vediamo come va. Ok, siamo nel canale quello di destra, quello più stretto, e sul Mera abbiamo visto un po' di schiuma, di quei banchi di schiuma che si vedono anche sul Po. Questo credo che sia caolino, come sul Po, perché anche il Mera ha un fondo molto sabbioso, per cui l'acqua del fiume, rigirando i granelli d'acqua di sabbia, crea questa emulsione che è il caolino. Oh, là c'è il lago! Siamo tornati al lago di Novate Mezzola, che ora dobbiamo farci tutto, poi faremo un altro pezzo di Mera, poi entreremo nel laghetto di Dascio, ancora Mera, e poi finalmente il lago di Como. Poi birra. E poi birra, no, e poi io treno perché devo andare a recuperare la macchina. Tu se vuoi birra. Giraci a destra. A destra devo andare, tesoro. Siamo usciti dal Mera e ora cercheremo di avvicinarci a quella parete rocciosa là, più avanti c'è anche una cascata. Guardate che bello. C'è
il canneto. Come potete vedere qui l'acqua è pulita, non è più fangosa come sul Mera, e per cui si riesce a vedere benissimo il fondo completamente sabbioso. Guardate che belle quelle rocce che spuntano dall'acqua. Gli alberi dove sono cresciuti, dove sono aggrappati. Oh, questa così non l'avete vista mai, eh? Dovete No, venirci in kayak. Dovete venirci in kayak per vederla così. Se no guardate i nostri video. E là altre case, sempre in mezzo agli alberi. Dubito ci sia una strada che le porti da fare. Qua si arriva con la barca e via. Sì, perché non penso che abbia internet. Però ci sono dei cavi elettrici che scendono da là in alto. Per cui non è del tutto isolata. Questa è molto più maestosa dell'altra, guardate qui. Cioè, si può anche approdare, infatti qualcun altro ha avuto la nostra stessa idea. Dai. No, andiamo. Ah, ti toccava. Qui c'è qualche casa in più, non so se è tipo villaggio vacanze, non so. Comunque hanno il loro pontile o spiaggetta. Stiamo lasciando il lago di Mezzola e stiamo tornando sul Mera. Ci facciamo un pochino di Mera e poi ci aspetterà il laghetto e il lago di Dascio, quindi ne abbiamo ancora un po'. In uscita dal lago di Mezzola il Mera è molto largo e non c'è corrente, ma Cigni probabilmente hanno nidificato lungo le sponde, che qui è ideale. E davanti a noi abbiamo il Pian di Spagna. Che non abbiamo ben capito se siamo già nel laghetto di Dascio o se siamo ancora nel lago di Mezzola. Boh, si vede che tra il lago di Mezzola e il laghetto di Dascio c'è proprio pochissimo Mera. Deve essere là in fondo l'uscita. E allora poi dopo da lì il Mera dovrebbe portarci a Sorico e quindi nel lago di Como. Credo che stiamo lasciando il lago di Dascio perché là a destra c'è il Mera di nuovo. E ora dovremo seguirlo fino al lago di Como. Per il ciclo canzoncine sul lago, sentiamo un po'. Fiume Mera, dove sei? Ah, non ti troviamo. Fiume Mera, dove ci metti sei? Okay. Ok, adesso vediamo se i cigni ci becchettano oppure no. Beccate lei, beccate lei! Grazie. No, stanno facendo la nanna, hanno fatto serata ieri. Adesso stanno facendo tutti la nanna. Là a destra. Lo svasso. Dietro là, guarda. Lo svasso. Ma si vede poco lo svasso. Ciao svasso.
vedo più altri cigni che dormono. E qui fanno nottata. Avete fatto nottata ieri, bravi? Bravi. Oh, guarda lì! Che belli che fanno la canna! Questo abbiamo svegliato. Siamo delle brutte persone che svegliano i cigni. Kaiakisti che svegliano i cigni. E dove trovarli? Vediamo se con il terzo giro. Sì, stiamo facendo una corsa clandestina. Facciamo uno sparo col cigno? Una corsa clandestina col cigno. Vediamo che non si arrabbi. Salve signor cigno. Come dice? Ha bevuto troppo ieri. E quindi ha paura che le facciano. Come si chiama? L'alcol test. Aveva di meno la prossima volta. Allora. La stiamo superando. Vedi cosa succede quando i cigni sono ubriachi? C'è una cascata piccolina. Mezzo giardini. Mezzo giardini. Chi non vorrebbe una cascata in giardino? E infatti, e poi c'è anche un cigno gigante. Non mi chiedete come mai. Il ponte sul Mera. A sinistra il pian di Spagna e a destra Sorico e l'inizio della Via Regina, che noi abbiamo già percorso, e trovate tutti i nostri video della Via Regina con riprese anche dal drone sul canale. Lasciamo il link qui sotto in descrizione. A giudicare dalle condizioni del tetto e dell'edificio, questo ristorante mi sa che non è più in attività da un bel pezzo. Vabbè, è un bel posto, ma mamma mia. Bianco col campanile e il santuario di San Miro e San Michele, da cui è iniziata la nostra Via Regina, che trovate tutti i video sul canale, lasciamo il link in descrizione. Questo è Sorico, Via Regina, e adesso noi sfociamo nel lago di Como e poi puntiamo verso Colico, sentiero del viandante. Avete fatto tutti e due comunque. La bella notizia è che si vede Colico e in fondo alla cattiva è che siamo contro vento e ovviamente sono le onde ed è tutto difficile, ma noi ce la faremo. Ce l'abbiamo così fatta. Queste sono già le spiagge prima di Colico, c'è il Cavallo e là Colico. Lo tiriamo fuori dove c'è quella spiaggia là dove c'è il sole. Mamma mia, col vento contrario è stata un'impresa. Con molta fatica stiamo per arrivare sulla spiaggia di Colico, dove finiamo la kayakata, e adesso esce il sole. Vabbè. Ed eccoci sulla spiaggia di Colico.